Questo è il video della prova del nuovo cuociriso che ho appena acquistato. Ne ho già uno più grande di un'altra marca che uso da diversi anni e può cuocere al massimo 1,2 kg di riso crudo. Sarebbero per 12 persone. È largo 27 cm, profondo 37 cm e alto 24 cm. E ho già pubblicato il video dove sto spiegando bene di questo cuociriso e attacco il link nella descrizione. E ho deciso di comprare un altro cuociriso più piccolo che possa essere portatile. Ha un diametro 21 cm, alto 20 cm. Tre motivi che mi hanno spinto per acquistare questo cuociriso sono: primo, per sua misura abbastanza piccola; secondo, per aspetto simpatico e colorato; terzo è per il prezzo. Ho speso 50 euro anziché 73 euro per l'offerta online. Invece, 3 punti negativi che ho notato dopo averlo acquistato sono: primo, non era abbastanza piccolo per il viaggio; secondo, non ha un buon libretto di istruzioni; terzo, non si cuoce il riso in 30 minuti come dice la marca. Un'altra cosa che ho notato confrontando questi due cuociriso è che entrambi dicono che è il cuociriso da 1,5 litri, ma in realtà loro hanno due misure completamente diverse. E informando bene ho scoperto che le marche specializzate del cuociriso come Yum Asia o Zojirushi tendono a classificare i prodotti in base a quanto riso crudo possono cuocere. Quindi questo cuociriso di marca Yum Asia può cuocere al massimo 1,5 litri di riso crudo. Sarebbero 1250 grammi di riso crudo, che sono 12 o 15 porzioni. Invece le marche più comuni o economiche spesso indicano la capacità volumetrica totale del contenitore all'interno del cuociriso, per sembrare il numero più grande e appetibile. Ma credo che noi compratori ci interessa più quanto riso può cuocere e per quante persone. E questo cuociriso di marca Tokito può cuocere al massimo 450 grammi di riso crudo e sarebbero 4 o 5 persone. E se cucino una quantità minima consigliata dalla marca, diventa per una porzione abbondante. Quindi, nonostante che sembrano entrambi il cuociriso da 1,5 litri, ma in realtà quello destro di marca Yum Asia può cuocere al massimo 2,7 volte più del riso rispetto al cuociriso della marca Tokito al sinistro. E in ultimi anni stanno aumentando sempre di più il numero delle persone che stanno valutando di acquistare il cuociriso. E vi consiglio di controllare la misura esterna del cuociriso per assicurare che può stare in posizione dove pensate di metterlo nella cucina vostra, e soprattutto di assicurarvi della capacità di poter cuocere il riso in base alle vostre esigenze. Come vi dicevo prima, ho ordinato online questo nuovo cuociriso e aprendo la scatola ho trovato una specie di libretto di istruzioni. È scritto in inglese, in tedesco, in russo, in francese, in spagnolo, e sulle ultime pagine finalmente vedo che è scritto in italiano precauzione di sicurezza, ma una pagina dedicata per istruzione dell'uso è scritto in spagnolo.
Comunque non sono scritti bene per spiegarci come usare questo cuociriso e ho fatto delle ricerche su YouTube, ma ho trovato solo alcuni video molto semplici e non spiegano bene. Invece l'imballaggio era soddisfacente. Ho trovato anche un cucchiaio di plastica per il riso una volta cotto e la griglia in acciaio per cottura a vapore. Ha un coperchio separabile dal cuociriso e ha una guarnizione di gomma per non fare uscire il vapore mentre si cuoce il riso e una maniglia per aprire il coperchio. Il cuociriso è un elettrodomestico nato in Giappone negli anni 50 e sempre abbiamo misurato il riso con una tazza di plastica come questa che contiene 180 ml di riso e noi giapponesi chiamiamo ichigou di riso. Come vi dicevo prima, c'era anche la griglia in acciaio per la cottura a vapore. Il cavo è non tanto lungo, quindi a volte lo sto usando con la prolunga. Questo è il contenitore dove mettiamo il riso e l'acqua e all'interno ci sono scritti i numeri. Ad esempio, se cuociamo una tazza misurino di riso, dopo averlo lavato, sgocciolato e messo in questo contenitore, si mette l'acqua fino alla linea del numero 1. Il peso del cuociriso senza il cavo è 1746 grammi. Con il cavo la tazza misurino e un cucchiaio diventa 1895 grammi. Recentemente ho soggiornato in un appartamento per il lavoro e ho portato con me questo cuociriso e ci stava dentro la valigia grande. Il contenitore che c'è all'interno e il coperchio sono lavabili, ma non sono adatti per lavastoviglie. Bisogna lavare con la spugna dal lato non abrasivo con un goccio di detersivo per i piatti e l'acqua tiepida. Se ci sono residui più ostinati, riempire acqua tiepida e lasciare a bagnare per 10 minuti prima di passare la spugna. Ora vi faccio vedere come cuocere il riso bianco con questo cuociriso. Laviamo l'interno del contenitore e asciughiamo la parte esterna con lo strofinaggio e lo inseriamo nel cuociriso. Possiamo mettere il riso direttamente nel contenitore, ma questa volta facciamo in un altro modo. Assicuriamo che anche la tazza misurino sia pulita. Mettendo il riso fino all'orlo di questo misurino fatto apposta per il cuociriso diventa 180 ml di riso, cioè ichigou di riso. E 180 ml di riso uguale 150 g di riso. Quando preparo il riso bianco, spesso calcolo 100 g di riso per una porzione, quindi per me ichigou di riso è per una porzione abbondante. Come potete vedere, una tazza misurino di riso per il cuociriso giapponese pesa quasi 150 grammi. Da quando sono trasferita in Italia, per tantissimi anni ho cucinato il riso bianco sempre con una pentola e sono abituata a pesare il riso con la bilancia digitale e per capire quanta acqua mettere usare la calcolatrice. Il rapporto fra il riso e l'acqua è principalmente 1 e 1,2. Ma se vogliamo preparare il riso per fare i sushi che una volta cotto lo condiamo con l'aceto, lo zucchero e il sale, diventa 1 e 1.
Ma come questa volta cucino poca quantità di riso, mi viene da abbondare l'acqua, quindi 1,3. Ma anche dipende da ogni cuociriso, ogni materiale e la misura della pentola e il tipo di coperchio e il riso e se è appena raccolto o no. E questa volta che cucino solo 150 grammi di riso, calcolo per 1,3 e metterò 195 grammi d'acqua. Laviamo il riso e lo sgoccioliamo bene. E lo mettiamo nel cuociriso. Dopo averlo appiattito con le mani, mettiamo l'acqua e vedo che arriva un po' sotto della linea dell'1. Essendo primo utilizzo di questo cuociriso, ho deciso di provare a mettere l'acqua fino alla linea indicata. Ora inseriamo il cavo. Siccome non arriva il cavo alla presa, uso Prolunga utilizzando anche l'adattatore. Allora si è acceso il display. Sotto a sinistra c'è il pulsante del timer, invece sotto a destra del display c'è il pulsante con scritto Select, sarebbe scegliere, e Cancel sarebbe cancellare. Sul display è scritto un'ora con la programma normale, ma se cuociamo solo una tazza misurino, la marca dice che è possibile cuocerlo in 30 minuti, quindi schiacciamo il pulsante scegliere e facciamo apparire 30 minuti. Con il programma Quick sarebbe veloce. Mettiamo il coperchio e diamo leggera pressione spingendolo da sopra. Da quel momento parte subito la cottura di riso. Essendo primo uso mi veniva dubbi se sta andando, ma dopo un po' ho visto che il numero sul display è diventato a 29, quindi ho capito che sta andando la cottura. Ma è successo una cosa curiosa, il numero sul display con il tempo diminuiva sempre di più, ma quando arriva a 1, che sarebbe manca solo un minuto per essere pronto il riso, diventava subito a 5. E questo numero 5, dopo che sono passati 4 minuti, è diventato di nuovo a numero 1, ma dopo un secondo è diventato di nuovo a 5. Dopo questi ultimi 5 minuti passati si è sollevato il coperchio da solo ed è un segno di essere pronto il riso cotto. In un altro giorno ho fatto stessa cosa per capire quanti minuti ci mettono veramente e sono circa 38 minuti. Quando è pronto il riso cotto, scatta subito il programma di mantenimento calore. Ma vi consiglio di mangiarlo subito perché ho notato che con questo cuociriso tende ad asciugarsi sempre di più e diventa meno buono. Apriamo il coperchio e mescoliamo leggermente con un cucchiaio senza schiacciare i chicchi di riso. E vi faccio vedere quanti grammi di riso cotto sono venuti fuori. Stacco il cavo da cuociriso, mettendo l'acqua seguendo la linea all'interno contenitore, 180 ml di riso, cioè 150 grammi di riso, diventa a 353 grammi e vengono 2 tazze di riso. Una porzione di riso cotto può essere dal 150 grammi al 250 grammi, anche di più, dipende dal menù o quanto ha fame. Lo assaggio con la gioia dicendo itadakimasu. Si sente bene la dolcezza e la bontà del riso, anche perché uso una marca di riso giapponese che mi piace tanto, coltivato in Italia, che si chiama Okome-san, che è distribuito in Europa.
Si può acquistarlo anche online, altrimenti usate il riso originario, che è una varietà a chicco piccolo e tondeggiante e assomiglia molto al riso giapponese. La quantità dell'acqua era troppa ed è diventato troppo morbido e si sente meno la consistenza di ogni chicco di riso e vi consiglio di mettere meno acqua. Ora proviamo a cuocere 3 tazze misurino di riso, che sarebbe la massima capacità del questo cuociriso. Laviamo il riso cambiando l'acqua 1 o 2 volte e dopo averlo sgocciolato bene lo mettiamo nel contenitore del cuociriso. Questa volta la quantità del riso è abbastanza, quindi metterò meno acqua e calcolo 450 g di riso per 1,2. Fa 540 g d'acqua. Viene sotto la linea indicata, ma ho già capito che se la seguo viene il riso cotto troppo morbido, quindi va bene così. Dopo aver assicurato che l'esterno del contenitore sia asciutto, lo inseriamo nel cuociriso e attacchiamo il cavo. Allora si accende il display e mi sa che si appare l'ultimo programma che veniva usato. Schiacciamo il pulsante che ci sono scritti Select sarebbe scegliere e Cancel sarebbe cancellare e scegliamo un'ora con il programma normale. Guardando bene durante il montaggio di questo video ho notato che ho scelto un'ora ma con il programma Hot Pot, sarebbe una zuppa orientale. Schiacciando il pulsante si sposta dove si lampeggia e quindi da scegliere il programma, non il tempo di cottura, altrimenti si fa l'errore che ho fatto io. Mettiamo il coperchio e diamo una pressione per chiuderlo. Allora parte la cottura. Siccome il programma veloce di riso di una tazza misurino, anziché 30 minuti ci sono voluti 38 minuti, questa volta provo a misurare facendo partire il timer. La cottura di riso è già partito, quindi metto il timer di 59 minuti. Sono passati quasi 59 minuti e vediamo questa volta se non farà più un scherzetto del prima. Si è sollevato il coperchio, vuol dire che è pronto il riso e questa volta il cuociriso ha rispettato il tempo indicato. Quando apriamo il coperchio dobbiamo stare attenti al vapore che esce da questo buco. Forse è meglio se spostiamo la direzione del coperchio prima di cuocerlo, in modo che il buco verrà oltre la maniglia. Ecco il momento della gioia. Siccome non è mai perfettamente uniforme la cottura, mescoliamo delicatamente il riso senza schiacciare i chicchi di riso. Lo metto un po' nella ciotola per assaggiare. Dopo che è finita la cottura di riso, scatta subito il programma di mantenimento calore. Itadakimasu! È buono, ma sul fondo del contenitore si è creata una crosta ed è diventato duro. Può darsi che per colpa del mio errore di scegliere per sbaglio il programma Hot Pot anziché il programma di riso cotto normale. Con il cuociriso di marca Yumu Asia che ho a casa viene ancora più buono. Ma considerando che si tratta di una alternativa anche portatile, sono soddisfatta di questo nuovo cuociriso. Devo avere ancora confidenza e un po' alla volta vorrei provare altre ricette con questo cuociriso e se vengono bene farò delle video ricette.
Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. E non dimenticate di attivare l'icona della campanella che vi dà un avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao a tutti!